Rieccoci, come vedete, quest'oggi con appunto due mazzi, ormai come faccio di frequente, ovviamente un mazzo di tarocchi e un mazzo oracolare. Per i tarocchi abbiamo i tarocchi degli angeli di Doreen Virtue, per quanto riguarda gli oracoli abbiamo gli oracoli dei messaggi d'amore. Come ovviamente avrete però anche già notato appunto dal titolo del video, quest'oggi ci occupiamo di una storia, ovviamente non la vostra, ma di quella che ha ufficialmente l'uomo che voi appunto frequentate in maniera nascosta, segreta, quindi la storia che lui ha con la compagna ufficiale. Io per compagna ufficiale intendo ovviamente moglie, piuttosto che fidanzata, piuttosto che comunque convivente o anche madre dei suoi stessi figli. Quindi cercheremo di capire ad oggi che cosa effettivamente lui prova per lei, come ovviamente procede il loro rapporto dal passato ovviamente al presente, ma soprattutto cerchiamo di capire se ci sarà un'eventuale presa di posizione da parte di questa persona nel decidere finalmente di allontanarsi da questa donna, essendoci ormai appunto voi nella sua vita quotidiana. D'accordo? Utilizzerò come metodo appunto il metodo della croce semplice, però non il metodo classico, bensì appunto il metodo temporale, per cercare proprio di capire quali sono le difficoltà di questa coppia dal passato al presente sino al futuro. La domanda ovviamente principale però è la seguente: si allontanerà definitivamente da lei o comunque inizierà a riflettere sul fatto di appunto poterlo fare? E ovviamente cerchiamo anche un po' di capire le tempistiche di questi suoi eventuali movimenti o riflessioni. Come appunto avrete anche già notato, con l'utilizzo dei tarocchi degli angeli effettuiamo di solito appunto due varianti, quindi avrete due varianti tra cui potrete appunto scegliere variante 1 o variante 2. D'accordo? Dunque, io direi che si possa iniziare appunto con la prima variante e dunque appunto allontaniamo dal tavolo di stesa momentaneamente gli oracoli dei messaggi d'amore e per il principio di sincronicità, per chiunque appunto scelga la prima variante e di conseguenza stia vivendo una storia clandestina con un uomo impegnato, vogliamo cercare di capire questo altro rapporto, cioè il rapporto ufficiale di quest'uomo, come ovviamente procederà, se lui la lascerà, se si allontanerà definitivamente da questa donna. Vediamo. Perfetto. Dunque, iniziamo appunto con la prima posizione, ossia appunto la posizione del passato. Poi ovviamente ci addentreremo nella situazione del presente. Infine le due carte ovviamente del futuro, una carta più immediata, una carta di un futuro un po' più lontano e infine ovviamente in posizione centrale, dunque molto importante, i reali ostacoli all'interno di questa coppia, cioè che cosa c'è che realmente tra di loro non va. Dunque, vediamo in passato che tipologia di ovviamente storia hanno avuto queste due persone. Qui abbiamo la carta del Sole, che è ovviamente una delle carte più belle. Questa è sicuramente una coppia che in qualche modo si è amata. Il Sole parla di amore, il Sole parla di riuscita, parla di appunto compimento delle proprie progettualità. Parla anche di figli, perché il Sole si riferisce appunto anche, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, alla presenza appunto di due gemelli bambini, quindi potrebbero aver avuto uno o più figli. O comunque nella loro intenzionalità c'era di avere appunto dei figli.
In questo caso la carta del Sole dunque rappresenta un rapporto che ha legato due persone, un rapporto che è stato d'amore. Quindi queste due persone si sono comunque volute bene, in una maniera sincera, in una maniera pulita, in una maniera reale. Cioè si sono scelti per sentimento, per amore, per desiderio di unirsi l'uno con l'altra. Il Sole parla di un rapporto che non prevedeva, ovviamente non rispetto al presente, tradimento, menzogne, falsità, nascondimento. È un rapporto che dunque è nato sotto un'egida molto positiva, sotto la classica buona stella. Cioè, queste due persone avevano voglia di parlarsi, di sentirsi e ovviamente di stare insieme, di collaborare appunto per un bene comune, come tipico appunto della carta del Sole. Il bene comune era il loro rapporto, eventualmente avere figli o comunque portare avanti in maniera molto positiva e ottimistica il loro stesso ménage. Quindi in realtà è stato un rapporto ben riuscito che inizialmente sembrava votato appunto alla carta del Sole, cioè ovviamente al successo. È chiaro che la carta del Sole dunque ci parla di reali sentimenti, quindi questa è una coppia che si è scelta per amore, quindi erano effettivamente innamorati. Nonostante poi obiettivamente, e lo vedremo sicuramente nelle prossime carte, qualcosa però poi tra di loro è andato storto. Dunque, obiettivamente, tra queste due persone c'era anche, vedete, la carta del Sole, molta fiducia. Si sentivano fortunati, protetti anche dal destino, dal karma, cioè ciascuno di loro obiettivamente sapeva e sentiva di essere una persona comunque fortunata e di aver avuto al suo fianco la persona giusta che ha sempre desiderato. Quindi diciamo un po' una sorta di persona ideale, sia da un punto di vista ovviamente caratteriale, morale, che anche da un punto di vista estetico. Quindi il Sole ci parla anche di una scelta, diciamo, pressoché corretta da un punto di vista estetico. D'accordo? Ovviamente, ragazzi, questa è la posizione del passato, quindi nel momento in cui queste due persone hanno deciso di fidanzarsi o comunque di trascorrere la loro vita insieme. D'accordo? Quindi potrebbe essere trascorso anche molto tempo, ovviamente, da questo passato, da questa carta del Sole, che potrebbe appunto far riferimento non soltanto a diversi mesi fa, ma anche ad anni fa. D'accordo? Quindi è una posizione che riguarda il passato, ma anche il lontano passato di queste due persone, cioè ciò che ovviamente li ha uniti. E dunque, appunto, vi ripeto, era sentimento, attrazione fisica, fiducia, lealtà e ovviamente un atteggiamento molto pulito l'uno nei confronti dell'altra. Direi però in questo caso di vedere immediatamente che cosa ha creato ovviamente ostacolo nella vita di queste persone, cioè che cosa non va e che cosa poi non ha più funzionato, perché qui partiamo da una carta veramente molto bella. La carta del mondo. Allora, la mancanza di rinnovamento. Allora, obiettivamente queste due persone sono arrivate ad un punto della propria esistenza cui ovviamente avrebbero dovuto cambiare qualcosa rispetto all'inizio. Quindi, obiettivamente, cambiare abitudini, cambiare mentalità, cambiare atteggiamento nei confronti della vita, nei confronti delle responsabilità. Ecco, o lui o lei o entrambi, perché generalmente la carta del mondo rappresenta comunque una coralità, quindi evidentemente entrambi non sono appunto riusciti a dare una reale svolta al loro rapporto, cioè non si sono adattati ai tempi. È una coppia che fa fatica ad adattarsi ai cambiamenti, anzi direi che ostacola i cambiamenti e di conseguenza, così facendo, ovviamente non evolve all'interno della coppia per quanto riguarda, per esempio, vi ripeto, le abitudini, per quanto concerne l'attenzione, ad esempio, al denaro, per quanto concerne la cura e la protezione dei propri figli, per quanto concerne magari appunto il cercare di ravvivare un rapporto che magari da un punto di vista erotico stava iniziando a scricchiolare. Cioè sono persone legate morbosamente ad un ricordo del passato
e faticano in qualche modo ad andare avanti. Quindi evidentemente è una coppia che in questo momento ovviamente è ancora una coppia, quindi rimangono insieme queste due persone legate da un vincolo, ad esempio, di matrimonio, perché non riescono ad affrontare quel salto di qualità, la carta del mondo, quindi l'ultimo arcano maggiore, quindi la conclusione del percorso del bagatto, quindi il chiudere un ciclo per iniziarne uno nuovo. Ecco, questa coppia non riesce a farlo e di conseguenza tende ad essere, diciamo, legata al sentimento e alla bellezza anche, per carità, del rapporto iniziale. Cioè, vi ripeto, nonostante questa coppia abbia notato che tra di loro sta iniziando a venir meno un po' tutto, perché il mondo rappresenta, vi ripeto, l'aspetto economico-finanziario, quindi problemi anche professionali, ci parla anche di un'attrazione che è venuta meno, ci parla anche, ahimè, di sentimenti che stanno ovviamente venendo meno. Nonostante quindi questi cambiamenti, nonostante quindi questi elementi fortemente peggiorativi, questa coppia non li vuole affrontare, cioè rimane ferma in un eterno passato stagnante e non fa nulla né per cercare ovviamente di eventualmente chiudere questa storia e ricominciare da capo con un'altra persona, dunque ritrovare l'amore, l'attrazione, l'erotismo, ma non fa nemmeno nulla per cercare di cambiare qualcosa ovviamente all'interno del proprio rapporto. Non sono in grado di prendere in mano ciò che effettivamente non va del loro rapporto e per esempio cercare di cambiarlo, cioè non sono due persone che riflettono sul fatto che obiettivamente tra di loro non ci sia più nulla e dunque è il caso di iniziare a parlarne. Sono due persone che in qualche modo procedono, diciamo, in maniera piuttosto lenta, vi ripeto, sempre guardando verso il passato e non hanno, sino ad ora almeno, mai avuto l'intenzionalità né di lasciarsi, ma neanche di migliorare la situazione tra di loro. Cioè, vi faccio un esempio, ci sono molte coppie che, notando, per esempio, una sessualità ovviamente in calo, decidono comunque di ravvivare il loro rapporto, per esempio utilizzando una metodologia, un approccio all'erotismo molto più spinta, molto più focosa. Ci sono persone che, per esempio, notando dei sentimenti sempre più sfilacciati nel compagno nei confronti appunto della compagna, decidono di recarsi, per esempio, da uno psicoterapeuta o comunque un counselor, per esempio, familiare. Quindi avrebbero molte opzioni di fronte a sé per cercare in qualche modo anche l'aiuto, il consiglio da parte di un familiare piuttosto che di un amico, per cercare di trovare anche una soluzione tra di loro, ma loro non sono in grado di farlo. Quindi non si lasciano, ma nemmeno decidono comunque di rimanere insieme cercando una soluzione ai loro problemi. Quindi obiettivamente, vi ripeto, è una coppia che vive in una sorta di limbo senza tempo, cercando ovviamente di andare avanti per come si può, ma senza cercare mai di risolvere le loro stesse problematiche. Quindi sono obiettivamente persone anche particolarmente statiche, che tendono a lasciare delle situazioni stagnanti, che ovviamente poi prendono ovviamente un corso di grande negatività. Cioè queste persone invece di cercare, vi ripeto, per esempio, di migliorare il loro rapporto da un punto di vista appunto erotico e carnale, cercano altre persone, come per esempio lui ha fatto con voi o probabilmente anche lei con qualcun altro, perché vi ripeto, la carta del mondo rappresenta comunque anche possibili tradimenti, proprio per cercare di andare a compensare quei bisogni emotivi ed erotici che ovviamente lui non riesce più, in questo caso appunto parlando di lui, a recuperare all'interno del proprio rapporto. D'accordo? Quindi è una coppia particolarmente bloccata, vi ripeto, in un limbo senza tempo, una coppia che detesta i cambiamenti e nonostante la situazione tra di loro stia veramente peggiorando da tutti i punti di vista, tendono a comunque cercare di non vedere ciò che sta accadendo e a ripensare invece al passato in cui si sono tanto amati, tanto desiderati e ovviamente in cui hanno cercato di portare avanti al meglio il loro rapporto. Vediamo però a questo punto ovviamente la posizione del presente e qui abbiamo il 2 di terra. Allora,
Il 2 di terra parla sicuramente di un lui molto più furbo, tra ovviamente i due. Il 2 di terra rappresenta appunto una decisione, rappresenta una riflessione, due, bivio tra due diverse strade, che questa persona ha già ovviamente in mente di poter ovviamente intraprendere, cioè lui sa che prima o poi dovrà arrivare ad una reale scelta, ma nonostante questo, in questo momento, cioè nel presente, nel momento presente in cui voi andrete appunto a guardare questa stesa, ebbene questa persona non ha ancora effettuato una reale scelta perché, come tipico del 2 di denari, questa persona cerca sicuramente di gestire la situazione e quindi anche un'eventuale scelta, ovviamente in maniera a volte altalenante, quindi affronta dei momenti in qualche modo di dubbio e perplessità e momenti in cui invece è più sicuro appunto di effettuare questa scelta, perché ovviamente deve valutare bene i pro e i contro di entrambe le situazioni, cioè quella con voi e quella con la compagna ufficiale, proprio per evitare problemi futuri. D'accordo? Quindi è una persona che sta accettando di gestire, vedete, più cose in una volta sola, quindi di tenere il classico piede in due scarpe, nonostante qui ci sia il reale bisogno di prendere una decisione e questa persona sia ben consapevole del fatto che prima o poi la debba prendere, ma ovviamente è una persona che a volte si lascia sopraffare da dubbi e perplessità perché appunto sta valutando proprio nel presente i pro e i contro del rapporto con lei e con voi. È una carta ovviamente di grado 2, di conseguenza ovviamente si rifà alla carta della papessa tra gli arcani maggiori, quindi ovviamente possiamo pensare alla riflessione valutativa della papessa. D'accordo? Quindi non ha ancora le idee ben chiare, ma sa che prima o poi dovrà scegliere e decidere. Anche se, vi ripeto, è una situazione che comunque potrebbe spaventarlo, proprio perché il 2 di terra, quindi il 2 di pentacoli, ci parla appunto di una scelta. Una scelta inerente ovviamente cosa? I pentacoli, quindi l'aspetto economico-finanziario. Quindi, ahimè, questa persona non sta valutando tra quale donna lui ami di più o meno, tra quale donna desideri di più o meno. Non è un 2 di bastoni o un 2 di coppe o la carta degli amanti. Qui è un 2 di terra, quindi pentacoli, cioè materiale, cioè aspetto economico-finanziario. Quindi questa è obiettivamente una persona particolarmente attaccata ai beni materiali della vita. Quindi i dubbi che questa persona ha e le paure in riferimento al futuro non riguardano indecisioni sui sentimenti. Lui sa che questa donna non fa più parte del suo cuore e dei suoi desideri erotici, bensì questa persona teme di perdere del denaro in maniera proprio chiara e netta. Quindi le sue preoccupazioni sono a carattere economico-finanziario. Vediamo in questa posizione appunto il futuro, un futuro più immediato, cioè che cosa accadrà entro appunto poco tempo, entro le prossime settimane, i prossimi giorni tra lui e questa donna. Vediamo. E qui abbiamo la regina di fuoco. La regina di fuoco rappresenta la consultante, quindi voi. Dunque, obiettivamente, la tenuta di questa coppia dipenderà ovviamente da voi. Cioè, nel momento in cui la regina di fuoco, quindi la regina di bastoni, che è ovviamente la consultante, ragazzi, in tarologia, esattamente come lo è la regina di coppe, mentre l'altra donna è la regina di denaro e la regina di spade, ecco, in questo caso, come perno, come elemento fondante, siete voi. Cioè, in base ai comportamenti, alle reazioni della regina di fuoco, quindi di bastoni, questa persona sceglierà e deciderà come proseguire e procedere nel suo rapporto ufficiale. Cioè, nel momento in cui evidentemente con voi la situazione procederà in maniera positiva, questa persona evidentemente sceglierà di allontanarsi sempre di più dalla compagna ufficiale. Nel momento in cui con voi le cose possano iniziare a sfilacciarsi o a scricchiolare,
questa persona tende a riavvicinarsi alla compagna ufficiale. Dunque, obiettivamente, perno fondamentale, ovviamente, siete voi. E dunque anche la decisionalità ultima, ragazzi, spetta ovviamente a voi. Cioè nel caso in cui questo rapporto che voi vivete con questa persona, un rapporto segreto, clandestino, con tutte le difficoltà del caso, diventi per voi obiettivamente difficile da sopportare anche e soprattutto da un punto di vista emotivo e quindi voi decidiate in qualche modo di allontanarvi da questa persona, diciamo tenderebbe a rifugiarsi in ambito familiare, quindi dalla compagna ufficiale. Nel caso in cui ovviamente voi decidiate invece di rendere il più sereno possibile e passionale possibile, perché la caratteristica della regina di fuoco è ovviamente la passione, la bellezza fisica, l'erotismo e l'attrazione, ecco sicuramente questa persona sarà maggiormente attirata verso di voi e quindi allontanata dalla compagna ufficiale. Dunque, sicuramente il vostro ruolo è fondamentale nel permettere a questa coppia di continuare, diciamo, sulla falsa riga di un rapporto che ormai non ha più nulla da dare, ma che obiettivamente è ancora in essere. Dipenderà molto, ovviamente, dal comportamento della regina di bastoni, quindi della consultante. Ora, ragazzi, il fatto che la situazione tra queste due persone all'interno di questa coppia dipenda da voi può anche, ovviamente, essere dovuto al fatto che questa persona, cioè appunto il vostro lui segreto, chiamiamolo così, possa appunto farvi una domanda, la classica domanda per eccellenza. Nel caso in cui io lasciassi la mia compagna, vorresti iniziare una storia d'amore ufficiale con me? Sapresti ricambiare i miei sentimenti? Sapresti ricambiare la mia fedeltà, il mio amore nei tuoi confronti? Potremmo finalmente diventare una coppia? Quindi, nel caso in cui questa persona possa farvi queste domande, ovviamente sta alla regina di fuoco scegliere se rispondere sì, ovviamente a tutte queste domande, oppure no. E ovviamente a seconda della vostra risposta, questa persona così agirà nei confronti della compagna ufficiale. Cioè nel caso in cui voi rispondiate a questa persona no, non me la sento comunque di iniziare una storia con te, nonostante tu possa lasciare la tua compagna ufficiale, questa persona si ritrae. Quindi è una persona che, diciamo, si comporta molto a specchio nei vostri confronti, quindi non è una persona particolarmente matura e coraggiosa, cioè non è una persona che lascia per poter anche eventualmente trascorrere del tempo comunque da solo, comunque da single e magari approfondire il rapporto con voi. È una persona che quando lascia vuole avere comunque, diciamo, dall'altra parte una certa sicurezza, cioè con voi. Dunque è una persona che non sa agire in maniera matura, quindi si comporterà, diciamo, a specchio anche nei vostri confronti. Esattamente come evidentemente ha fatto sino ad ora con la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi nel momento in cui voi, per esempio, rispondiate invece sì a tutte le sue domande, cioè sì, assolutamente sì, sono disponibile ad iniziare una storia ufficiale con te e quindi a fare coppia nel momento in cui tu vada a lasciare la tua compagna ufficiale, questa persona, ecco qua, 2 di pentacoli, deciderà appunto di allontanarsi da questa donna. Però ovviamente è una persona che non riesce a stare da sola. Cioè deve sempre avere il bastone della vecchiaia praticamente, cioè vuole sempre avere qualcuno comunque al suo fianco, non lascia mai una parte senza avere qualcun altro già di immediatamente pronto. Quindi non è soltanto una persona che, come vi dicevo con la carta del mondo, fa fatica ad affrontare il cambiamento, ma è proprio una persona che non sa affrontare un cambiamento, nonostante con il 2 di pentacoli sia una persona consapevole del fatto che prima o poi questa persona dovrà scegliere, dovrà decidere, ma vedete, parliamo ancora di dubbi e perplessità, quindi tende a rimanere in questa situazione altalenante. Quindi obiettivamente è una persona obiettivamente a volte senza nervo, quindi una persona che obiettivamente tende a decidere in base soprattutto alle reazioni e ai comportamenti dell'altra persona.
Vediamo in questa ultima posizione appunto il futuro, cioè futuro ovviamente più lontano, cioè che cosa obiettivamente questa persona sceglierà o deciderà di fare con la compagna ufficiale in tempistiche ovviamente più lunghe rispetto alle prossime settimane. Ebbene, qui abbiamo la carta del Re di Fuoco. Allora ragazzi, quindi il Re di Bastoni, qui abbiamo ovviamente la coppia, voi e lui. Allora, innanzitutto con voi questa persona sarà sempre più presente, quindi Re di Fuoco vi esprimerà i suoi desideri e ovviamente ve li paleserà in maniera direi piuttosto evidente, perché ovviamente il Re di Bastoni è un uomo fortemente attratto e ovviamente molto passionale. Ma la caratteristica del Re di Bastoni è la lealtà e ovviamente la capacità in qualche modo di riuscire a districarsi su problematiche di una certa importanza, diventando finalmente in pieno controllo, perché il Re di Bastoni rappresenta proprio l'uomo dominante, in controllo appunto delle situazioni e quindi anche dei propri sentimenti. Cioè, questa persona finalmente, ovviamente, vedete, in maniera molto saggia, seria, determinata, concentrata, riuscirà finalmente a capire cosa deve fare e a comunicare la propria decisione. Quindi, voi vedrete questa persona molto più sicura di sé, una persona in pieno controllo di se stesso, delle proprie emozioni, delle proprie scelte, che non subisce più l'attacco da parte del destino e che sarà assolutamente pronto, coraggioso e determinato nel raggiungere i propri obiettivi. Quindi la caratteristica del Re di Bastoni è l'essere in potere e il non avere dubbi. D'accordo? Quindi questa è una persona che vi farà capire a chiare lettere la sua scelta e la sua decisione. Il Re di Bastoni sa ciò che vuole. È una persona stabile, matura, intelligente, anche se a volte è appunto un po' dura, un po' irruenta, ma è una persona che agirà in maniera onesta, leale, trasparente, come è tipico proprio del Re di Bastoni. Quindi vi ripeto, sicuramente tra voi e questa persona ci sarà grande chiarezza, ma questa chiarezza ci sarà anche con la compagna ufficiale. Cioè lui farà capire ovviamente alla compagna ufficiale che effettivamente ormai lui sa che cosa deve fare, che ha un compito da portare a termine e uno nuovo da iniziare. È una persona che sarà particolarmente motivata in questa scelta. Motivata da cosa? Parliamo di fuoco, quindi passione. Quindi una persona che ovviamente rappresenterà il coraggio, un coraggio che lui sino ad ora non è mai riuscito a mostrare, ad avere. Il Re di Fuoco parla di iniziative pratiche, concrete, che si toccano con mano, tangibili. Parla di comunicazioni risolutive, parla appunto di coraggio, parla di una posizione da leader che questa persona ovviamente avrà nell'ambito di entrambi i rapporti, quello con voi e quello con la compagna ufficiale. Quindi se ovviamente entro l'immediato futuro la tenuta del rapporto con la compagna dipenderà da voi, in futuro, quindi nei prossimi mesi, l'effettiva scelta e decisione verrà presa da lui. Però ragazzi, qui è evidente un percorso di cambiamento per quanto riguarda proprio questa persona enorme. Cioè questa persona cambierà profondamente, perché dalla persona, vi ripeto, bugiarda, spaventata, che in qualche modo non riesce ad affrontare una scelta, se non ovviamente convinto di avere comunque le spalle coperte dall'altra parte, una persona attaccata ai beni materiali, una persona indecisa, insicura, spaventata del cambiamento. Qui abbiamo un uomo completamente diverso. Quindi una persona ferma, una persona coraggiosa, una persona che sarà in grado di portare avanti le proprie scelte sia con voi che con la compagna ufficiale, prendendo finalmente appunto una decisione. D'accordo? Quindi agirà con onestà, per cui non vorrà più agire nel nascondimento, nella menzogna,
è una persona che, vi ripeto, agirà in maniera veloce, dinamica, in maniera creativa, in maniera quasi anche geniale, per riuscire evidentemente a risolvere quelle criticità di cui vi parlavo con il 2 di Pentacoli. Quindi qui sicuramente abbiamo una persona in grado anche di sostenere voi in questo percorso di cambiamento nei prossimi giorni, settimane, mesi, ma anche la compagna ufficiale. Quindi sicuramente questa è una persona che affronterà un cambiamento epocale per quanto riguarda proprio la sua interiorità. Vedrete questa persona molto diversa, quindi quasi cresciuta. Questo ovviamente gli servirà per finalmente decidere, perché il Re di Fuoco sa ciò che vuole. Per quanto riguarda ovviamente la periodizzazione legata alla carta del Re di Bastoni, quindi appunto Re di Fuoco, parliamo del mese di dicembre, quindi una forte energia tra l'11 e il 20 di dicembre. Di conseguenza, ovviamente ragazzi, questo rapporto diventerà, cioè il vostro con questa persona, molto più profondo e quindi inizierete proprio a parlare praticamente con questa persona di futuro e quindi di effettuare una scelta a favor vostro e ovviamente decidendo in qualche modo di allontanarsi dalla compagna ufficiale proprio a partire dal pieno inverno. Quindi parliamo ovviamente del mese di dicembre. Ovviamente ragazzi queste tempistiche riguardano chiaramente un vero e proprio cambiamento interiore da parte di questa persona che, come è logico ragazzi, non può ovviamente richiedere qualche giorno, d'accordo? Nel frattempo il come procederà il vostro rapporto e quello con la compagna ufficiale dipenderà dalla regina di fuoco, quindi appunto innanzitutto in particolar modo da voi. Dunque, direi che è stata una stesa molto positiva chiaramente per voi, perché il Re di Fuoco rappresenta proprio una sorta di sì come risposta alla domanda della consultante, quindi sì, si allontanerà dalla compagna ovviamente ufficiale per avvicinarsi sempre di più a voi ed approfondire il rapporto con voi, mostrandovi tutto il suo amore, il suo desiderio e il suo interesse. A questo punto direi che appunto si possa mescolare anche il mazzo di oracoli per cercare proprio di capire obiettivamente quali sono i pensieri che in questo momento balenano appunto nella testolina di questo ragazzo, di quest'uomo. Vediamo un po'. Quindi estraiamo appunto 2 carte oracolari. In questo caso, come potete vedere, abbiamo appunto l'amore per se stessi. Ho bisogno di tempo ancora per guarire, devo regalarmi più tempo. Ecco, questa persona, come appunto vi dicevo, in questo momento, cioè nel momento presente, ha le idee poco chiare, 2 di pentacoli. Quindi questa carta rispecchia perfettamente quei dubbi, quelle perplessità di cui vi parlavo appunto poco fa. Una persona che in questo momento deve dare spazio innanzitutto ovviamente a se stessa per cercare di capire, come vi dicevo proprio con la carta del 2 di terra, del 2 di pentacoli, obiettivamente i pro e i contro sia del lasciare la compagna che anche ovviamente del decidere di iniziare una storia ufficiale con voi. Quindi una persona che ha bisogno ancora di tempo, ma ve l'ho detto con il Re di Fuoco che questo grande cambiamento procederà ovviamente per diverso tempo e ovviamente diversi mesi. Vediamo in questa posizione, ecco qui abbiamo la carta del non essere apprezzati. Allora, questa persona ovviamente non si sente più al posto giusto, nel momento giusto, all'interno ovviamente del suo rapporto con la compagna ufficiale. Cioè è una persona che ha tremendamente bisogno di sentirsi parte di qualcosa, parte di una coppia, di sentirsi amata, di sentirsi apprezzata, di sentirsi desiderata. Quindi è chiaramente una persona che nel suo rapporto ufficiale si sente al posto sbagliato,
quindi non si sente amato, non si sente desiderato dalla compagna ufficiale, è pienamente consapevole del fatto che anche a lei non importi, vedete, nulla né di lui né della loro storia. Cioè lui è consapevole del fatto che come lui non si preoccupa più del rapporto ovviamente con lei, nemmeno lei si preoccupa più del rapporto con lui e di conseguenza lui non si sente apprezzato ovviamente più da lei, né amato né desiderato e vicendevolmente neanche lei. Quindi è una coppia che, come vi dicevo con la carta del mondo, non ha più nulla da dirsi né da darsi. È una coppia finita perché obiettivamente non si sentono più, vi ripeto, apprezzati, amati, desiderati l'uno nei confronti dell'altra. D'accordo? Quindi queste due carte oracolari ovviamente ci vanno a confermare quello che vi ho detto appunto sino ad ora. D'accordo? Di conseguenza, ovviamente ragazzi, come sempre, voi sapete che io tendo poi a rifare queste stese, ovviamente lasciando un lasso di tempo affinché gli eventi previsti possano comunque prendere corpo e poi ovviamente andremo a rifare questa stesa anche appunto per tenere d'occhio la situazione, d'accordo? Di conseguenza, come ovviamente dico sempre, mi raccomando, ovviamente tenete duro, buona fortuna e soprattutto a presto. Dunque possiamo iniziare appunto la seconda variante e ovviamente possiamo appunto allontanare, ma soltanto per questo momento, gli oracoli dei messaggi d'amore. Allora, iniziamo invece a mescolare il mazzo di arcani maggiori e minori e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque stia vivendo una storia clandestina, nascosta, segreta con una persona ovviamente impegnata, cerchiamo appunto di capire obiettivamente che cosa accadrà tra questa persona, il vostro lui diciamo segreto, e la compagna ufficiale. Vediamo un po'. Perfetto. No. Perfetto. Allora, dunque, come potete vedere, questa appunto è la disposizione della croce ovviamente semplice con il metodo temporale, quindi il passato di questa coppia, il presente, due carte in riferimento al futuro, il futuro più imminente, il futuro più lontano e ovviamente in posizione centrale i reali ostacoli tra lui e questa donna. Allora, in questa posizione abbiamo appunto il passato, cioè ovviamente come questa coppia ha vissuto mesi fa, ma anche anni fa, quando appunto questa coppia si è scelta, quindi le motivazioni che hanno portato queste due persone a voler trascorrere appunto una parte della propria vita ed esistenza insieme. In questo caso abbiamo il 7 d'acqua, quindi il 7 di coppe ovviamente in questo mazzo. Allora ragazzi, il 7 d'acqua ci parla di una scelta multipla, cioè obiettivamente queste due persone, sia lui che lei, ma in particolar modo ovviamente lui perché la stesa è centrata ovviamente sulla persona che voi state frequentando, ecco questa persona evidentemente aveva più opportunità, più possibilità ovviamente di scelta, quindi sicuramente è una persona direi piuttosto affascinante e quindi anche una persona che sa attirare a sé un diciamo nugolo abbastanza numeroso appunto di corteggiatrici, quindi sicuramente una persona a cui le possibilità non sono mai mancate, d'accordo? E quindi guardate appunto il fatto di scegliersi è stata comunque una decisione difficile, cioè evidentemente
proprio a differenza della variante precedente dove invece c'è stata una scelta sicura, queste due persone non si sono scelte in maniera molto semplice, perché evidentemente lui è sempre stato un po' in dubbio se legarsi a questa donna o meno. E vedete, ha procrastinato molto nella scelta, quindi obiettivamente questa non è stata la classica scelta d'amore. Non è stato il classico, diciamo, legame a seguito di una forte attrazione o di un forte amore, di un innamoramento, dell'aver riconosciuto l'altra persona come l'anima gemella, come appunto nella variante precedente. Qui abbiamo proprio una situazione già iniziale completamente diversa, cioè abbiamo un individuo che obiettivamente ha fatto particolarmente fatica ad effettuare questa scelta e ovviamente non è nemmeno stata particolarmente convinta questa persona. Proprio perché obiettivamente questa persona ha procrastinato, vi ripeto troppo, ma perché aveva altre opzioni che evidentemente lui riteneva altrettanto valide rispetto alla compagna ufficiale. Inoltre, ahimè, il 7 d'acqua rappresenta comunque una persona che non ha mai chiuso definitivamente le porte in faccia, anche appunto nel passato, anche dopo aver scelto lei, appunto in riferimento a queste altre corteggiatrici. Quindi 7 di coppe spesso parla anche di situazioni, diciamo, parallele portate avanti senza particolare difficoltà. Cioè, qui abbiamo una persona che ha fatto fatica, obiettivamente, a resistere alle varie tentazioni della vita e vi ha pienamente ceduto. Quindi sicuramente non è un rapporto partito ovviamente nel migliore dei modi, anzi vi dirò di più, è un rapporto che è quasi sempre stato caratterizzato appunto da tradimenti. Quindi sicuramente il 7 d'acqua ci parla appunto di una situazione particolarmente difficile che questa coppia ha sempre vissuto in maniera direi endemica, cioè tra queste due persone ci sono sempre stati terzi incomodi, cioè queste due persone non si sono mai scelte definitivamente, non hanno mai visto, vi ripeto, nell'altra persona la persona ufficiale, la persona ideale, né da un punto di vista estetico, ma nemmeno da un punto di vista ovviamente caratteriale. Cioè qui abbiamo due persone completamente, diametralmente, ovviamente opposte rispetto ad altre donne o ad altri uomini. Ovviamente ragazzi, vi ripeto, il 7 d'acqua parla di entrambi, quindi sia lui che lei hanno comunque sempre guardato anche altrove. E ahimè, qui parliamo proprio di 7 di coppe, quindi non sono persone che in qualche modo si sono praticamente sempre tradite per avere, diciamo, quello stimolo in più da un punto di vista erotico. Qui abbiamo una coppia che si è sempre tradita perché proprio a livello emozionale non ha mai provato quel qualcosa in più rispetto ovviamente ad altre situazioni. Quindi lui è sempre stato attratto comunque anche da altre persone e non ha quindi anche in passato, ahimè, disdegnato comunque di tradirla con altre persone. Stessa cosa ha fatto ovviamente anche lei. Quindi scelta difficile che ovviamente loro non hanno mai portato a compimento in maniera definitiva. Vediamo ragazzi invece in questa appunto posizione obiettivamente il presente, cioè ad oggi chiaramente che tipologia di rapporto ovviamente è. E qui abbiamo la carta della giustizia, allora un rapporto sull'orlo praticamente della separazione. Allora, la carta della giustizia è un arcano severissimo, che ovviamente, vedete, parla di decisioni assolutamente giuste ed eque da prendere, da un punto di vista proprio legale, perché la giustizia parla appunto di un rapporto che obiettivamente è arrivato ad un giro di boa, cioè queste due persone proprio nel presente stanno riflettendo, comunque magari se lo sono anche proprio dette ovviamente, sul fatto che il loro rapporto sia arrivato ai minimi storici. Quindi è un rapporto che obiettivamente prevede già molte difficoltà che loro riscontrano effettivamente e obiettivamente. Quindi è un rapporto particolarmente difficile proprio già nel presente il loro. Dunque è obiettivamente una coppia, direi, piuttosto amaramente consapevole.
La giustizia però ci parla di un agire in maniera molto saggia, cioè sono persone che non vogliono interrompere il loro rapporto in maniera brusca, in maniera repentina, mettendo a rischio tutto quello che per esempio potrebbero aver costruito e accumulato in questi anni di comunque storia di rapporto, soprattutto nel caso in cui abbiano dei figli. Quindi la giustizia parla di comunque appunto saggezza, moderazione, discrezione, cioè anche se obiettivamente tra queste due persone il rapporto è finito, loro lo sanno e se lo sono anche detti ovviamente, ebbene queste due persone però vogliono agire con ovviamente maturità. Quindi tutta la maturità che obiettivamente non hanno avuto sino ad ora nel loro rapporto con questo set di coppe, in qualche modo sta fuoriuscendo ora, perché stanno cercando di vivere questo momento di separazione definitiva e di allontanamento nella maniera meno traumatica possibile per tutti. Ma la carta della giustizia parla ovviamente di un rapporto arrivato ovviamente agli sgoccioli, dove però entrambi sono ben consapevoli della loro fine. La carta della giustizia recita ovviamente chi rompe paga, si raccoglie ciò che si semina, cioè obiettivamente questo è un rapporto nato veramente sotto cattivi auspici e di conseguenza proprio perché non aveva nessuna base sin dall'inizio da un punto di vista emotivo e nemmeno erotico, per cui una coppia che si è sempre tradita, ecco che questa coppia è arrivata ad un giro di boa, cioè ad un momento difficile che questa coppia sta ovviamente vivendo, ma perché non è mai stata una coppia effettiva. Vi ripeto, qui non si sono mai scelti definitivamente, non sono mai stati l'ideale l'uno dell'altra e di conseguenza la giustizia, cioè obiettivamente una situazione di questo genere che è già partita con basi completamente sbagliate, ovviamente porterà ed inevitabilmente sta portando allo scioglimento di questa coppia. D'accordo? Quindi stanno venendo proprio al pettine tutti i nodi delicati e ovviamente anche magari dolorosi del loro passato. Cioè, obiettivamente la carta della giustizia può parlare anche di momenti di difficoltà, di litigi, di confronti molto forti. Cioè, vedete che enorme differenza rispetto alla variante precedente. Cioè, non è una coppia che tende ad andare avanti, a procrastinare delle scelte. Questa è proprio una coppia che invece arriva allo scontro diretto. Quindi molto spesso ci sono litigi, recriminazioni. Cioè, si in qualche modo rimprovera un po' tutto, quindi è una coppia che obiettivamente sta attraversando dei momenti particolarmente dolorosi e ovviamente difficili. Quindi vi ripeto, sicuramente sono al famoso giro di boa. Nel caso in cui lui non vi abbia parlato di una situazione di questo genere, ve lo dicevo all'inizio appunto con la carta della giustizia, questa è una persona che vuole fare le cose con calma e ovviamente cercando di farlo in maniera discreta, cioè non vuole allontanamenti e separazioni ovviamente traumatiche e ovviamente teme che dicendolo a voi in qualche modo possiate poi voler spingere sull'acceleratore e portare definitivamente in breve tempo a conclusione questo rapporto. In realtà la carta della giustizia, ahimè, assieme alla carta della temperanza e dell'eremita rappresentano gli arcani maggiori con tempistiche più lunghe. Quindi questo è un rapporto che si andrà a sciogliere ovviamente entro diversi mesi. La giustizia può addirittura andare oltre i 6 mesi. Quindi loro già hanno parlato di una separazione e di un allontanamento definitivo, però obiettivamente lui sa che le tempistiche sono molto molto lunghe, ma è una coppia che ovviamente ne ha già tranquillamente parlato e vi dirò, la carta della giustizia sta parlando proprio anche di movimenti, vi ripeto, legali, pratici, che ovviamente sta compiendo lui, ma evidentemente anche lei, per cercare proprio di sbrogliare la situazione. Vediamo dunque ragazzi in questa posizione ovviamente il futuro
chiaramente immediato tra queste due persone, che dunque sono obiettivamente arrivate già a questo punto, direi, di svolta. E qui appunto abbiamo la carta degli amanti, la scelta, perfetto. Allora ragazzi, entro sicuramente breve tempo, perché la carta degli amanti ha tempistiche comunque molto veloci, da un minimo di 10-15 giorni a un massimo di un paio di mesi. Questa è una coppia che arriverà appunto al famoso bivio, cioè chiaramente questa persona farà una scelta, quindi qui c'è obiettivamente una scelta, una presa di posizione, una decisionalità molto forte ma ovviamente definitiva, che sicuramente potrebbe rappresentare un momento però doloroso, perché ragazzi attenzione, la carta degli amanti rappresentano comunque una scelta che andrà ovviamente ad interferire sulla propria vita pratica e soprattutto emotiva e sentimentale, per cui nel caso in cui voi vediate ovviamente prossimamente questa persona particolarmente comunque triste o comunque preoccupata, ovviamente sarà perché questa persona è proprio arrivata a questo momento di bivio. Un momento di scelta che però, vi ripeto, non è privo comunque di dolori, perché qui si tratterà ovviamente di abbandonare comunque un tetto coniugale o comunque di lasciare eventualmente una compagna e magari anche appunto dei figli in virtù appunto dell'inizio di una nuova storia, perché in realtà la carta degli amanti ci parla proprio di un, diciamo, vecchio che lascia spazio al nuovo, quindi sicuramente questa persona non vorrà lasciare la compagna ufficiale rimanendo comunque single, ma penserà comunque ad iniziare un rapporto ovviamente con voi ufficiale. D'accordo? Quindi sicuramente la carta degli amanti parla di ovviamente una scelta importante, una scelta che avverrà però ovviamente questa volta sulla scorta di un sentimento e di un desiderio erotico molto forte, perché ovviamente lui per voi prova un reale sentimento e proverà un sentimento che si approfondirà sempre di più, ma anche un desiderio fisico imperante. Quindi questa volta sì che lui sceglierà, non è la scelta del 7 d'acqua, quindi con altre possibilità. Qui c'è un bivio, quindi 2 possibilità, non 10, d'accordo? Quindi o rimanere con la compagna ufficiale oppure decidere di iniziare una storia con voi. Ma ciò che preme innanzitutto questa persona è ovviamente il lasciare la compagna ufficiale, perché questa persona non ne può più. D'accordo? La carta della giustizia, vi dicevo, è una carta molto seria e molto severa. E ahimè la carta degli amanti in accezione negativa, ragazzi, può rappresentare anche eventualmente un tradimento scoperto. Quindi, nel caso in cui sia una situazione che vi possa creare disagio o fastidio, cercate nei prossimi mesi di prestare particolarmente attenzione, perché la vostra frequentazione nascosta potrebbe anche essere scoperta. Motivo per cui obiettivamente qui ci potrebbe proprio essere una sorta di accelerazione ovviamente della scelta e delle decisioni in merito. Per quanto riguarda l'aggancio astrologico e le tempistiche appunto astrologiche della carta e quindi del sesto arcano maggiore degli amanti, ecco, questa carta è legata in particolar modo al segno della Vergine, quindi ovviamente al mese di settembre in particolar modo. Quindi vi ripeto, entro pochissimi mesi, poche settimane, questa persona già inizierà proprio a parlarvi di una scelta e quindi di un bivio. Molto probabilmente vi racconterà tutto ciò che lui non ha fatto sino ad ora, quindi la reale tenuta del rapporto con la compagna ufficiale, cioè vi parlerà probabilmente di questa giustizia. D'accordo? Quindi si aprirà a voi, perché la carta degli amanti parla appunto anche di lealtà, parla di comunque franchezza, parla di onestà, di rettitudine morale, quindi questa persona si confiderà con voi, vi dirà la verità dei fatti. D'accordo? Quindi entro obiettivamente un paio di mesi, qui la situazione prenderà già la piega giusta. Vediamo a questo punto ovviamente gli ostacoli tra queste due persone. Che cosa ovviamente rappresenterà il vero e proprio ostacolo nel ovviamente proseguio dei prossimi mesi e delle prossime settimane? L'asso di fuoco, l'attrazione fisica. Allora, queste due persone obiettivamente non hanno più rapporti fisici da molto tempo e obiettivamente non si desiderano più. Che cosa vi ho detto con la carta degli amanti?
che ovviamente questa persona sarà legata a voi, contrariamente alla scelta che ha effettuato in passato, sia da un punto di vista emotivo che anche da un punto di vista erotico. Ecco, l'asso di fuoco in accezione negativa ce lo va a confermare, cioè tra lui e questa donna non c'è più attrazione fisica, probabilmente non c'è neanche mai stata, e obiettivamente non hanno più rapporti fisici. Quello che invece con voi rappresenterà veramente un momento importante, un momento di svolta fondamentale che obiettivamente vi porrà su un piano nettamente superiore rispetto al rapporto con la compagna ufficiale. Perché più il vostro rapporto diventerà intimamente, diciamo, profondo, passionale, vi sentirete proprio legati da questo profondo magnetismo, più questa persona si sentirà ovviamente libera di esprimere maggiormente se stessa, i propri desideri, tutto ciò che questa persona ovviamente ha sempre probabilmente desiderato. Cioè la carta degli amanti, ragazzi, rappresenta una forma di ideale, quindi l'ideale questa persona di donna lo troverà in voi e quindi capirà che effettivamente la donna che lui ha sempre voluto al suo fianco siete voi, soprattutto da un punto di vista erotico e sentimentale. Cioè questa è una persona che dà molta importanza ovviamente alla carnalità nell'ambito di un rapporto. D'accordo? Quindi per questa persona è fondamentale ed è questo obiettivamente in particolar modo uno degli elementi cardine che porterà questa persona a scegliere voi. Ovviamente non soltanto questo, però l'elemento cardine o uno tra gli elementi cardine. D'accordo? Quindi l'attrazione fisica, la bellezza fisica, l'asso di fuoco e l'asso di bastoni, che si rifà all'elemento fallico, quindi alla forte virilità, cioè questa persona si sentirà profondamente uomo, profondamente maschio al vostro fianco, una persona che ritroverà il piacere dell'energia fisica, quindi una persona che si sentirà anche più bella e vorrà essere sempre più bella al vostro fianco. Quindi vedrete quest'uomo anche migliorare da un punto di vista proprio fisico ed estetico per potervi piacere, per stare al vostro fianco. Vediamo, ragazzi, dunque in questa posizione appunto il futuro ovviamente più distante, cioè che cosa accadrà effettivamente a questa coppia dopo la carta della giustizia e la carta degli amanti, quindi a seguito obiettivamente di questa scelta. Allora, e qui abbiamo la ruota di fortuna. La ruota di fortuna, anche in questo caso, come nella variante precedente, una risposta positiva è un sì pieno alla domanda in riferimento appunto alla consultante. Allora, ragazzi, attenzione, la ruota di fortuna rappresenta sì comunque una grande positività, un momento di grande gioia obiettivamente tra voi e questa persona. Però, ragazzi, la ruota di fortuna rappresenta sì un momento di grande positività per la consultante, quindi comunque la situazione e quindi il rapporto tra voi e questa persona diventerà molto bello e affronterà veramente degli alti, però attenzione perché qui ci potrebbero essere anche dei bassi, cioè la ruota di fortuna rappresenta momenti positivi a momenti negativi, cioè la separazione da questa donna, vi ripeto, ci sarà perché è già ovviamente nell'area addirittura nel presente, qui c'è la carta ovviamente della scelta, vi ripeto anche tra ovviamente pochissimi mesi questa persona già vi parlerà di un bivio, ma la ruota di fortuna parla sicuramente di ancora qualche mese di assestamento, cioè vi ripeto alti e bassi, cioè una situazione che ovviamente inizialmente pur con tutti gli sforzi che loro stanno cercando appunto di avere già nel presente, vi parlavo appunto di una coppia che non vuole una rottura traumatica, però sarà comunque pur sempre una rottura, soprattutto nel caso in cui ci siano figli, quindi è chiaro che la ruota di fortuna parla di momenti ancora di difficoltà. In particolar modo la carta della ruota di fortuna si rifà al segno della Vergine e del Capricorno, quindi dal mese grosso modo di settembre al mese di dicembre-gennaio, quindi a seguito proprio, guardate, la carta degli amanti che precede la ruota di fortuna si riferisce appunto al segno della Vergine, di conseguenza al mese di settembre, mese in cui ci sarà appunto una scelta o comunque una svolta importante e ovviamente nei mesi successivi, proprio da settembre, ruota di fortuna, quindi appunto Vergine e Capricorno, da settembre a grosso modo gennaio del prossimo anno ci sarà ovviamente un assestamento che seguirà proprio a livello cronologico
questo momento di presa di posizione e di scelta da parte di questa persona, d'accordo? Quindi sicuramente nei prossimi mesi ci saranno ancora degli alti e bassi, e con voi e con la compagna ufficiale, perché vi ripeto, nonostante tutto il loro impegno, ci saranno comunque dei momenti di difficoltà da un punto di vista ovviamente pratico, per quanto riguarda appunto comunque il dividere evidentemente il proprio patrimonio, per quanto riguarda un discorso di tipo affettivo nel caso in cui abbiano dei figli. Comunque ci saranno momenti di anche litigio, ancora momenti di scontro, e ovviamente la ruota di fortuna ci ribadisce il fatto che comunque questa scelta ci sarà, ma non sarà una scelta facile. Quindi ancora momenti di precarietà, momenti altalenanti, di diciamo fluttuazione che potrebbero in qualche modo ancora esserci. Però ragazzi, è comunque la ruota di fortuna, quindi alti e bassi, cioè momenti sicuramente di difficoltà, ma anche momenti di riuscita. Quindi obiettivamente i prossimi mesi saranno particolarmente impegnativi, sia nell'ambito di questa coppia che ovviamente anche però di rimando tra voi e questa persona, nel senso che voi potreste notare questa persona in alcuni momenti essere per esempio più preoccupata di altri. Ovviamente situazioni da non attribuire al rapporto con voi, perché abbiamo detto che voi rappresenterete sempre di più l'ideale per quest'uomo, ma ovviamente al rapporto, alla condizione con la compagna ufficiale, quindi un rapporto che entrerà definitivamente in crisi, ma che comunque avrà ancora degli strascichi. Cioè, ragazzi, qui la scelta e la decisione c'è nei prossimi mesi. Ovviamente però entro i primi mesi del prossimo anno la situazione dovrà ancora assestarsi, quindi ci potrebbero essere ancora comunque dei momenti di crisi, delle azioni temerarie che lui potrebbe compiere perché evidentemente stanco, per poi diciamo in qualche modo cercare di fare qualche passo indietro per non portare appunto la situazione veramente a qualcosa di doloroso e di disagio. E ovviamente, vi ripeto, una situazione di alti e bassi anche da un punto di vista proprio umorale, d'accordo? Qualche piccolo ritardo, qualche piccolo ostacolo anche da un punto di vista legale, d'accordo? Magari anche qualche piccola occasione sfumata, cioè voi potreste per esempio decidere di vedervi in un determinato giorno e l'incontro potrebbe saltare, per evidentemente cercare di non irritare ad esempio particolarmente la compagna ufficiale, che si sentirebbe immediatamente messa da parte per un'altra donna. Quindi il fatto che questa persona affronti comunque un allontanamento reale, pratico, fattuale dall'altra compagna ufficiale non significa che questa persona vorrà immediatamente appunto ufficializzare il rapporto con voi. Cioè la scelta, vi ripeto, c'è, questa persona agirà ovviamente entro, vi ripeto, l'inizio del prossimo anno, però chiaramente in questo caso cercherà il più possibile di andarci comunque con i piedi di piombo, anche se alcune volte si farà prendere dall'impazienza, perché la ruota di fortuna parla proprio anche di momenti obiettivamente di esasperazione, per cui questa persona agirà cercando di accelerare le cose, ma poi facendo qualche passo indietro, proprio perché si renderà conto che la situazione è comunque più impegnativa del previsto. D'accordo? Però, vi ripeto, è una ovviamente risposta molto positiva per quanto riguarda proprio il desiderio della consultante, quindi qui assolutamente ci sarà un allontanamento per quanto riguarda appunto il rapporto con la compagna ufficiale. Ovviamente allontanamento che però ragazzi è già in atto nel presente. Ora estraiamo appunto due carte oracolari proprio dagli oracoli dei messaggi d'amore, cerchiamo di capire come quest'uomo sta vivendo e vivrà evidentemente queste situazioni, questa scelta, questa decisione appunto nei riguardi del suo rapporto ufficiale, ma evidentemente anche con voi. Vediamo un po'. Allora ragazzi, in questo caso abbiamo proprio il legame tra anime, quindi un legame molto forte, un legame inscindibile,
che obiettivamente vi lega, cioè questa persona si sentirà sempre più connessa a voi. Cosa vi dicevo con la carta degli amanti, l'asso di fuoco in accezione negativa? Questa è una persona che si sentirà sempre più legata a voi e questa situazione diventerà ovviamente molto ma molto positiva. Una situazione che riempirà questa persona di gioia e ovviamente di felicità. Perché questa persona, ve lo dicevo, con la carta degli amanti troverà in voi la sua anima gemella, la persona che lui ha sempre desiderato, la donna che a lui effettivamente piace, in ogni ambito, sia da un punto di vista interiore che ovviamente da un punto di vista strettamente estetico. Quindi aspettatevi nei prossimi mesi un approfondimento importante del rapporto ovviamente con voi. Vediamo in questa posizione abbiamo la carta del runner, ossia appunto chi scappa, chi fugge, e questa persona non vuole più scappare. Allora, questa è una persona che obiettivamente si è resa conto di aver in qualche modo sino ad ora portato avanti un rapporto che non aveva basi, ve lo dicevo con il 7 di coppe, quindi è una persona che obiettivamente si renderà sempre più conto che ormai è inutile scappare da quella che è la verità. Ve l'ho detto con la carta della giustizia che queste due persone se lo stanno in realtà già probabilmente dicendo, ne hanno già parlato, stanno anche già magari organizzando proprio in qualche modo la loro chiusura e questo allontanamento, e dunque questa è una persona che non vuole più scappare, una persona che vuole assolutamente rimanere nel rapporto ovviamente con voi e vuole obiettivamente prendere una decisione, non vuole scappare dalle proprie responsabilità, una persona che vuole scegliere, non ne può più, e obiettivamente ve l'ho detto con la carta degli amanti, questa è una persona che ovviamente arriverà ad un reale bivio. Quindi vi ripeto, questa è una persona che è stanca di scappare dalla verità. La verità qual è? Che il rapporto con questa donna non c'è mai stato, quindi un rapporto che probabilmente non è mai iniziato, una scelta che non è mai stata fatta coerentemente secondo i propri gusti, una persona che evidentemente si è sempre tradita o che in qualche modo non si è mai amata davvero, d'accordo? Questa ovviamente è una situazione vicendevole, cioè anche lei nei confronti di lui non ha mai provato tutto questo grande amore e trasporto, d'accordo? Quindi queste due persone smetteranno di scappare dalla verità, dallo stato fattuale appunto delle cose, e quindi qui una scelta effettivamente c'è. Quindi in questo caso la risposta è assolutamente positiva, molto più ovviamente ferma rispetto alla variante precedente, quindi qui è effettivamente un sì pieno, quindi questa persona assolutamente andrà ad effettuare una scelta, ma perché vi ripeto, questa persona non ne potrà effettivamente più, perché vedrà in voi invece proprio la sua anima gemella, d'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come sempre, voi sapete che io tendo poi a rifare ovviamente le stese dopo un certo lasso di tempo e di conseguenza appunto andremo a tenere ancora d'occhio la situazione, d'accordo? Come sempre, ragazze, mi raccomando, forza, determinazione e soprattutto ovviamente buona fortuna e a presto!